Iniziamo un percorso, iniziamo ovviamente dal cenacolo, poco distante da qui. Siamo nel refettorio di Santa Maria del Grazio, ma ovviamente non parleremo del codice da Vinci, né del cenacolo in sé, ma dell'immaginario, cioè che cos'è l'immagine. Porterò un po' l'acqua al mio mulino, cioè guarderò dell'immagine antica. Questa qua è la prima immagine di un cenacolo, fatto in affresco, completamente diversa da quella che abbiamo qui a Milano, forse la prima immagine legata al tema, che ovviamente è un esempio. Questo qua è un manoscritto, va bene così, vedete una struttura piatta, non c'è prospettiva. Giuda è messo al di qui della tavola, quindi è un manoscritto appunto dell'anno 1000, abbiamo percorso già un po' di secoli. Qua la stessa più o meno cosa con Cristo e Giuda ben evidenziato in questo appiattimento stabilito proprio questo è straordinario, questo è una vetrata di Chartres in cui vediamo sempre Giuda fuori, ma Giovanni, come evangelicamente, sul costato di Cristo. No? Vedete come si evolve l'immaginario dello stesso passo evangelico. Questo è Giotto che già modifica, quindi immagina il testo in un modo diverso. Vediamo sempre Giovanni su Cristo e Giuda che intinge, abbastanza semplice qui. Quindi stiamo guardando l'antico, proprio l'altro ieri. Questo è Duccio, più o meno, a parte la modifica delle aureole, una struttura classica, diciamo, cioè viene rappresentato sempre più o meno nello stesso stile. Qua iniziamo a cambiare, stiamo avvicinandoci al cenacolo, siamo in una grandiosa prospettiva rinascimentale, Andrea del Castagno, appunto ci evidenzia Giuda sempre all'antico modo medievale, con Giovanni vicino a Cristo, però in una prospettiva straordinariamente rinascimentale e legata a uno spazio pieno di gemme e di marmi. Qua siamo nella Cappella Sistina, siamo veramente in una sontuosità non solo di luogo, ma proprio di idea di spazio, però su stilemi antichi, come disposizioni dei protagonisti di questa vicenda. Qua invece siamo al nostro, diciamo, oggetto di desideri, che appunto è un po' un lavoro che stiamo facendo insieme, perché poi ognuno nell'immagine, nell'idea che si può fare, partiamo da questa, può essere usato questa immagine, ma poteva essere usata qualcos'altro. Ovviamente siamo a Milano, usiamo uno dei capolavori milanesi, ma il gioco è sempre uguale. Qui ci sono due cose interessanti, ci sono tantissime, ma questa, allora, la spazialità. Leonardo crea una prospettiva accelerata, un effetto 3D che non era mai stato dato, e magnifico. Immaginate per un visitatore dell'inizio del Cinquecento guardare questa infinità che viene ancora resa gigantesca da queste tre finestre verso l'infinito. Francesco I, quando arriva a Milano, ha detto: ma me lo porto a casa? No, un attimo. E soprattutto il tema, cioè non parla di tutto quello che succede in quella santissima notte, ma nel refettorio dove tutti i giorni i domenicani mangiavano c'è l'eco delle parole di Cristo: uno di voi mi sta tradendo, mi tradirà. E c'è proprio una teatralità. Vedete le mani? Vedete questo supporto? Vedete cosa succede, no? È un po' inquietante andare tutte le volte a mangiare e ricordare e vedere questa immagine che ti evoca qualcos'altro. Cosa succede dal 1498 ai giorni nostri? Qua niente, siamo nell'inizio di niente, ma siamo in latitudine, ma è importante sapere, so che perché ovviamente ho portato esempi non troppo, come dire, autoreferenziali nella dimostrazione, però anche al nord non era ancora arrivato, non c'era internet, invece era Dürer, che aveva conosciuto Leonardo poco dopo. Ovviamente lui è un grandissimo, non è che lo copia, però già un movimento, un'apertura, una prospettiva. Qui Holbein, soprattutto nelle mani e soprattutto in queste tre aperture, ovviamente avrà visto qualcosa, la reinterpreta. Guardate come viene elaborato a livello mentale l'immagine nel corso dei secoli, un po' un lavoro che stiamo facendo adesso. Ormai, ecco, abbastanza chiaro il riferimento, ognuno poi si trova in particolare, perché ognuna avrebbe bisogno di... Qua siamo negli anni 20 del 500, è proprio, guardate le mani, qua a destra, la struttura, le tre aperture, una cosa ovviamente diversa, ma
il richiamo, l'eco. Questo è un Tiziano prima maniera che ha l'apertura ma abbastanza diverso, un Tiziano della maturità straordinariamente simile. Ma morirà nel 76, ma guardate il movimento, le mani, Giovanni lì, però Giuda comunque insieme agli altri, siamo tutti traditori. Non si può più fare a meno di questa opprimente immagine del refettorio di Santa Maria delle Grazie. Vedete voi, guardate le aperture dietro, so, un po' copiata, non volevo far ridere, ma bene, sono qua. Rubens, ovviamente lui è un grande, qua questo dipinto di Brera l'ho messo per dire che sì, sa benissimo, però, come dire, ci penso io. Ci sta. Questo qua è, questa è una tavola di Parigi. Qua proprio Philippe de Champel, che è uno dei miei autori preferiti, e addirittura c'è la piegatura attiva e passiva della tovaglia stirata del cenacolo. Complimenti, cioè, meraviglioso, meraviglioso. Tiepolo invece, ovviamente, c'è l'apertura e il senso della spazialità, della commensalità, però ovviamente diciamo che ci sono degli aspetti molto vicini al cenacolo, però proprio tra le righe non è questo il luogo per... Qua proprio siamo nella seconda metà dell'Ottocento, vogliono, questa è a San Pietroburgo, cioè i russi vogliono fare una loro immagine di un testo evangelico ortodosso e quindi si distaccano completamente dal prototipo vinciano, giustamente, e quindi vi ho portato anche il controesempio che male non fa. Questo è un old, non c'è quasi nulla del cenacolo, c'è proprio la voglia di rompere con la classicità, anche se questo senso della convivialità rimane, però ovviamente qui sarebbe un po' ardito. Anche quindi l'esercizio è non trovarlo in ogni momento, Ecco, calma un attimo. Infatti l'ho portati apposta. Beh, qua in Spencer, che non c'entra nulla, ritorna Giovanni sul costato di Cristo, però c'è l'apertura, questo senso della tavola e non la divisione con Giuda. Ormai questo prototipo è entrato anche nella modernità, nella contemporaneità, la infetta e non se ne può fare più a meno, carissimi. Da lì che sembra anche lì, ma c'è proprio là completamente diverso, questo senso proprio dell'Eucaristia di cui Leonardo non voleva dare assolutamente, ma c'è il senso dell'infinito. Ovviamente mi fa sempre un po' sopra le righe da lì, però ne ha sicuramente un sentore. Questo è interessante perché è esatto, questo Buffett, che è ai Musei Vaticani, è esattamente un ricordo, non vuole imitare Leonardo, imita quello che c'è stato prima, con Judas, il cui nome compare in alto, al di qua della tavola, come lo succedeva a Chartres, come succedeva nei manoscritti che abbiamo visto. Guardate, questo è un regalo, questo è un Buñuel, che nel film che ha vinto nel 61 il Festival di Cannes, visto che siamo recenti dai Fasti della Croisette, guardate, imita esattamente, è una celebrazione del cenacolo di Leonardo. Anche l'arte, un altro tipo di arte, non ne può fare a meno. È il cenacolo senza i commensali, questo acrilico, in cui ovviamente ormai Leonardo diventa il padre a cui non si riesce più a togliere. Warhol, che dedica al cenacolo da Vinci proprio una serie notevolissima, guardate anche questa, di studi fotografici e di serigrafia su tela. Patterson cambia completamente la modernità, proprio una parete con i nomi. Interessante, ovviamente non mi sembra che ci siano grandi affinità, però, ma non vogliamo trovarle a tutti i costi. Questa che è un po' irriverente, è un cenacolo in cui sembra che non ci siano affinità, invece ce ne sono molte per la divisione degli apostoli e per quelle 3 aperture, che è inutile che anche se siamo un sottoscala in un sobborgo di New York,
ahimè, ricorda, echeggia il refettorio di Santa Maria delle Grazie. Ne poteva far 2 per non essere proprio uguali, no, 3. Questa è l'ultima che vi faccio vedere. È una pubblicità che ovviamente è dissacrante, perché ricorda talmente il cenacolo che ovviamente è stata proibita in Italia perché è considerata blasfema, anche perché pubblicizzava dei collant francesi. Benissimo. Abbiamo finito. Voi vi siete fatti un po' il film, avete visto un po', questo è un gioco che potete fare a casa con gli amici, mettendo le figurine e aprendo i libri di storia dell'arte. Ovviamente è una provocazione, abbiamo fatto il cenacolo ma potevamo fare qualsiasi altra cosa. È un modo per dirvi banalmente diverse cose. Una banalmente che il moderno è leggibile nella sua completezza solo se c'è l'antico e quindi dobbiamo per forza, addirittura dobbiamo vedere lo ieri, ma anche l'altro ieri, per essere proprio tranquilli e sereni e prenderlo nella sua interezza. Un altro discorso interessante è il discorso degli archetipi. L'ha affrontato Jung in modo, cioè noi viviamo di archetipi, dentro di noi, nel nostro pneuma, nella nostra anima, abbiamo degli archetipi, cioè delle immagini, che ci rendiamo consapevoli e non consapevoli. Ovviamente gli archetipi iniziano dal mito, ma io sto parlando di archetipi immaginativi, cioè nella creazione di nuove immagini. Il cenacolo è un capolavoro non solo per la maestria, per chi l'ha fatto, per la fisionomica, per tutto quanto è stato scritto, ma perché è un archetipo, cioè seduce, è un'energia che ovviamente a cui si deve per forza fare i conti. È un padre, è un nonno a cui tutti gli autori, ma non solo gli autori che creano le immagini, ma noi fruitori abbiamo un eco di queste immagini. Il problema in un mondo così pieno di immagini è difficile creare archetipi nuovi per il futuro, perché ovviamente sono stati già fatti, ma comunque iniziamo a studiare quelli antichi per capire dove possiamo posizionarci, perché creare archetipi e creare nuovi linguaggi, nuove comunicazioni, un nuovo senso di spazialità mentale, di libertà interiore. Al cenacolo non vediamo un'immagine fissa sul muro, ma un'energia, una storia, è una poesia. Un'ultima cosa, e qua tiro veramente l'acqua al mio mulino, onestamente. Sì, parliamo tanto di contemporaneità. Abbiamo visto quanto serve per il domani comprendere l'antico, quasi una banalità, vi sto dicendo. Però mi piace pensare che queste pitture, questi capolavori, queste uniche immagini che non vanno via come internet, come YouTube, ma rimangono lì fisse, aiutano noi ad arricchirci. Come diceva Simone Weil, una grande filosofa del Novecento, la bellezza di quelle immagini erode la mediocrità, la bruttezza. Un altro autore dell'Ottocento diceva: io non vado nei musei per conoscere gli antichi maestri, ma per conoscere meglio me stesso. Ecco, il messaggio non è partire dal cenacolo, fare questa cosa, il messaggio è che quelle immagini servono noi oggi a vivere, a superare le difficoltà, ad andare in un museo, a fermarsi mezz'ora davanti a un grande quadro e l'energia di quelle forme, di quei colori, di quella sapienza ci aiuta a vivere oggi e forse con un animo più sereno vedremo il futuro.